a tutti, siete pronti a ripartire? Questa volta, tornati dalla Tunisia, vi riportiamo in Italia. E sapete dove? Qua. Non lo vedete, ma infatti non lo vedo neanche io, a dir la verità, così ve lo dico. Vi portiamo in Calabria e specificatamente vi portiamo nell'Aspromonte. Che ne dite? Ci capita spesso durante i nostri viaggi di vedere dei luoghi che al momento di lasciarli ci diciamo tra noi e noi, qui dobbiamo tornare. Il viaggio in Aspromonte è stato uno di questi luoghi. Ci eravamo arrivati partendo da lontano, scendendo tutta la Calabria per arrivare a chiudere il nostro viaggio lungo la via Popiglia a Reggio Calabria. E siamo rimasti talmente incantati, talmente presi che alla prima occasione abbiamo deciso di tornare. Scilla, già il nome racconta di un'epopea, perché qui viviamo veramente dentro il mito. È un mito letterario, un mito storico, ma anche un mito paesaggistico, naturalistico, Marinaro di Chianalea ai suoi piedi, e poco più avanti Reggio Calabria. Sono tutti luoghi veramente emozionanti. Ognuno di questi ha una storia legata addirittura ai racconti di Omero e delle sirene, di Ulisse. E davanti a quel panorama, così, a portata di mano, c'è la Sicilia. In mezzo a questi due luoghi incantati ci sono delle barche con dei pennoni altissimi che sono le spadare che solcano il mare alla ricerca dei pesci spada. Racconta la leggenda che il pesce spada non sia altro che la trasformazione dei mirmidioni, i mitici guerrieri di Achille, che per seguire il loro eroe si gettarono in mare con le armature, ma che la pietà di Teti, della madre di Achille, riuscì a trasformarli in quel pesce straordinario e bellissimo che è il pesce spada. Davanti al lungomare di Reggio Calabria, che naturalmente ha una storia che si perde da lontano, è l'occasione giusta per andare a rendere il doveroso omaggio ai bronzi di Riace, che sono la materializzazione stessa della cultura greca che qui ha così tanto segnato questi luoghi. Una cultura che ha lasciato come segno anche una lingua che nei borghi più sperduti dell'Aspromonte è ancora parlata soprattutto dai vecchi. È la zona grecanide, è una zona unica che in sella alla nostra Motomorini siamo andati ad esplorare. È tutta raggruppata intorno all'Aspromonte, questo monte aspro, così come suggerisce il nome, verso cui le strade si inerpicano attraversando foreste o seguendo fiumi unici al mondo, che sono le fiumare. E questi fiumi che diventano terribili nel momento delle piogge lasciano nella stagione secca dei segni lungo il territorio incredibili. Rogù di Vecchio è forse l'emblema più significativo, un paese abbandonato ma incredibilmente suggestivo. E seguendo, voglio dire, i sentieri più che le strade che portano poi verso il mare, che si incontrano questi borghi, alcuni con ancora della vita e altri invece completamente abbandonati, ma tutti dotati di un grandissimo fascino.
Sono borghi straordinari che abbiamo seguito uno dopo l'altro, spesso su strade che si perdevano proprio nel vero senso della parola, o dentro borghetti più piccoli o in mezzo a sentieri. Molti di questi nomi sono magari legati alle cronache non più edificanti, ma hanno una bellezza, ve lo possiamo assicurare, unica. Scendendo sulla costa poi l'abbiamo costeggiata ed una bellezza incredibile con un mare cristallino e azzurro. E il nostro viaggio poi è continuato ritornando nel cuore dell'Aspromonte, sopra Platì. Le strade non sono proprio delle migliori, ma questo non toglie niente al loro fascino. Per poi finire a Gerace, che è una città a poca distanza da Locri, e ancora con le sue mura medievali, da cui si può godere di un panorama bellissimo e infinito. Un viaggio in Aspromonte è qualcosa che assolutamente dovreste fare. Spogliatevi di tutti i pregiudizi, eliminate qualunque tipo di aspettativa, prendete la moto e partite. Il nostro itinerario non deve essere preso alla lettera, potete modificarlo come volete voi e come vi sembra più giusto fare. Ci sono però delle cose che noi vi consigliamo assolutamente di visitare e ve ne elenchiamo alcune. Reggio Calabria bisogna raggiungerla perché lo spettacolo dello Stretto di Sicilia è qualcosa di assolutamente emozionante. Reggio Calabria poi è una bellissima città con un lungomare splendido e con un centro storico dove case di struttura Liberty si alternano anche ad altri elementi molto interessanti. E all'interno di Reggio Calabria, al museo, che voi troverete i bronzi di Riace. Sono stati scoperti nel 1973 sul mare antistante Riace. Sono veramente un'esplosione di bellezza, di perfezione anatomica, di armonia, ed è anche per questo che sono annoverati tra i patrimoni dell'umanità. Nelle terre di Aspromonte troverete ad un certo punto il Monte Calvario, un monolite che ha la forma di una mano e dentro questa mano si trova il paese di Pentadattilo. Arroccato su questo monte vi offre uno spettacolo veramente incredibile, assolutamente da non perdere. Rogudi è uno dei borghi fantasma forse più belli, senza togliere niente a Pentadattilo. Si trova sulla fiumana di Amendolea, una di queste fiumane caratteristiche dei paesaggi dell'Aspromonte, appollaiato su una roccia che guarda proprio verso la fiumana. È uno dei paesi che hanno forse una delle storie più belle, perché è abitato fino al 1971, di origini greche, quindi antichissimo. È stato poi abbandonato a causa di un'alluvione. C'è una storia molto particolare che riguarda Rogudi, che siccome le case erano costruite su un precipizio, alla porta veniva messo un chiodo e questo chiodo serviva a legare una corda che a sua volta veniva legata alle caviglie dei bambini, proprio per evitare che i piccoli giocando cadessero dal precipizio. L'atmosfera, il contesto di questo luogo è altamente emozionante e assolutamente da vedere. Se vi è piaciuto questo racconto, iscrivetevi al nostro sito, mettete mi piace e cliccate sulla campanella e noi vi aspettiamo per il prossimo racconto.